Ragazzi, è stata appena pubblicata la pagina prodotto dedicata al Fimi X8 Mini, il nuovo piccolo drone fotografico ed economico di Xiaomi, concorrente diretto della linea DJI Mavic Mini. E le novità sono davvero eclatanti. Beh, scopriamole insieme. Beh, la novità più eclatante è sicuramente il copri gimbal incluso nella confezione di vendita. No, vabbè amici, sto scherzando, ma nemmeno tanto, perché era davvero improponibile una cosa come questa. Vero Fimi? Comunque, finalmente ci siamo arrivati. Il prezzo indicato, non spaventatevi, è solo un placeholder, ovvero una cifra buttata lì solo per poter pubblicare la pagina prodotto. Se provate ad acquistarlo ora, verrete subito rimborsati. Il prezzo reale lo scopriremo solo al lancio fissato per il prossimo 6 aprile e dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro, speriamo qualcosina in meno. Comunque vi aggiornerò sulla sua disponibilità, sulle prime offerte, sui primi coupon a lui dedicate, sempre nel mio canale Telegram ufficiale del Quest Deals, linkato nei primi righe qui sotto in descrizione video. Entrateci subito. 2 è il numero delle colorazioni disponibili al lancio per il Fimi X8 Mini. Se Fimi ha sempre preferito usare il bianco per i suoi droni o al massimo il nero per le limited edition, questa nuova versione, questo nuovo drone sarà disponibile nelle colorazioni bianco e arancione, un arancione molto in stile Autelivo. Personalmente non mi dispiace, penso che lo comprerò arancione perché credo che sia maggiormente visibile in cielo di giorno. Staremo a vedere. E a voi quale colore piace di più? Il classico bianco Xiaomi oppure questo inedito arancione? Beh, già da questo notiamo che c'è una piccola volontà di cambiamento da parte di Fimi e lo notiamo anche dalla presenza finalmente del copri gimbal. Ok, la finisco. Resistenza al vento di livello 5 al pari del DJI Mini 2 e per questo motivo dovrebbe resistere bene anche in condizioni di volo non proprio idonee, ma io vi ricordo che questi piccoli droni risentono molto del vento, specialmente come autonomia di volo, quindi se c'è molto vento cercate di non volare o almeno volate tenendo il drone vicino a voi. Ora leggo perché le caratteristiche sono tante e a memoria non me le ricordo. Comunque abbiamo il gimbal meccanico a 3 assi, cam 4K HDR, ricarica USB Type-C anche da un normalissimo caricabatterie a 3 A senza dover utilizzare per forza il suo, quindi questa è un'ottima notizia. Ci saranno 2 batterie al lancio, la standard pensata per i paesi asiatici e americani, che porta il peso del drone a 258 grammi e quindi non adatto al nostro mercato. Noi qui lo compriamo proprio perché pesa meno di 250 grammi e quindi utilizzabile senza patentino. In questo caso dovremo comprare la versione con batteria Pro che ha 1 minuto in meno di autonomia e porta il peso del drone a 245 grammi, quindi pensato proprio per il nostro paese. La differenza di prezzo non dovrebbe esserci, dovrebbe essere lo stesso prezzo, spero di non essere smentito, comunque lo scopriremo solo al lancio. 31 minuti di autonomia la versione con batteria standard, 30 minuti la versione con batteria Pro. Sembrano non esserci altre differenze, a parte il peso. Confermati inoltre gli 8 km di range di controllo grazie alla tecnologia TDMA che, al pari dell'OcuSync 2.0 implementato sul DJI Mini 2 e su vari droni della DJI, permetterà al drone di spingersi a distanze considerevoli, andare anche dietro ostacoli come può essere un albero o un muro, senza risentire troppo di interferenze o perdita di segnale. In queste immagini scopriamo anche il suo radiocomando che come design ricorda tanto quello del fratello maggiore del Fimi X8 SE e personalmente non mi dispiace. Trovo infatti la configurazione utilizzata da Fimi con il nostro smartphone al centro e il radiocomando che si apre ai lati del telefono molto comoda e molto ben leggibile, più del radiocomando posto in basso e specialmente posto in alto. E anche il radiocomando in sé sembra abbastanza compatto da richiuso, non un mattone insomma come quello del DJI Mini 2. Apprezzato e promosso, ma vedremo con mano se sarà anche ergonomico. La risoluzione massima dei video sarà 4K 30
fps e 100 megabit per secondo di bitrate, quindi con una compressione molto bassa. Possibilità di registrare video in F-Log e scattare foto in formato DNG RAW. Questo permetterà di post-produrre i nostri filmati e le nostre foto al meglio, e questa è una caratteristica molto apprezzata dai fotografi o da chi vuole comunque lavorare al meglio i propri scatti. Pensate che sul DJI Mavic Mini 1 questa opzione non era presente, quindi ottimo. Fimi mette l'accento anche sulla presenza dell'HDR per i video. Personalmente non ho mai amato troppo l'HDR, tende a sballare un po' troppo i colori, ma magari c'è a chi piace. Come ho detto ieri, è possibile anche volare con il Fimi X8 Mini usando il solo smartphone come radiocomando, lasciando quindi il radiocomando vero e proprio a casa. Questa è una possibilità comoda in caso volessimo farci un selfie al volo, e ovviamente senza usare il radiocomando che richiederebbe più tempo per l'accoppiamento. Con lo smartphone è tutto più veloce. Ovviamente in questo caso il range di controllo è limitato a 200-300 metri, il range di controllo del wifi insomma, quindi non mandatelo a lunghe distanze. Inoltre sono presenti delle Smart Fly come il Follow Me, lo Smart Track, il Waypoint Mode, il panorama e tantissime altre. E specialmente il Follow Me, o la possibilità di seguire un oggetto, che sia una persona, una bici o una macchina, è una caratteristica molto richiesta sui droni della DJI, sui droni mini della DJI, ma mai implementata dalla casa madre. Quindi questa è una valida alternativa per chi vuole un drone dotato di Follow Me e che pesi meno di 250 grammi. Brava Fimi, ma vedremo ovviamente se funzionerà bene oppure no. Dimenticavo inoltre il timelapse, anche questo tutto da scoprire, e la VPU che permetterà un atterraggio di precisione direttamente sulla base di atterraggio. Anche questa caratteristica non è presente sul concorrente della DJI. Bene ragazzi, e queste sono le caratteristiche più importanti che sono riuscito a estrapolare dalla pagina prodotto del nuovo Fimi X8 Mini. A mio parere, almeno sulla carta, è un drone davvero molto promettente, specialmente per chi cerca un'alternativa economica ai DJI Mavic Mini e al DJI Mini 2 e vorrebbe magari anche la possibilità di farsi seguire dal proprio drone. Vi ripeto che questa è una funzionalità non permessa dai droni mini della DJI. Inoltre sul Fimi X8 Mini è stata confermata la presenza del live streaming direttamente dalla sua applicazione, ovvero la possibilità di andare in diretta con i nostri voli su YouTube, Facebook o qualsiasi altro social. Molto bello. Ok, penso di avervi detto davvero tutto. La caratteristica più importante resta sempre legata al copri gimbal. Ok amici, ora però voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate di questo Fimi X8 Mini? Lo trovate interessante oppure no? Lo acquistereste? Non lo acquistereste? Avete dubbi o domande? Beh, parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti. Se volete acquistarlo, vi ripeto che trovate i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, e le offerte e coupon aggiornate su questo prodotto le troverete sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso in descrizione video insieme al mio gruppo Facebook. Entrate numerosi. E se questo video almeno un pochino vi è piaciuto, beh, potete supportarmi amici lasciandomi un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E perdonatemi se in questo video l'inquadratura è stata un po' inclinata e ondeggiante, ma ho appoggiato la telecamera su una busta di tela, avendo io stupidamente dimenticato i treppiedi in studio, e c'è un casino davvero incredibile. Ok, ma a parte questo amici, spero che il video sia stato chiaro e vi aspetto nei commenti e ovviamente anche nel mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicts to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!